Amici del bosco, avete già piantato l'aglio? In questo video vediamo 5 modi creativi per coltivare l'aglio e sono sicura che alla fine vi convincerò ad aumentare le coltivazioni, perché l'aglio è fondamentale per la nostra salute e anche per l'orto. L'aglio, o meglio l'Allium sativum, è una specie conosciuta dalla notte dei tempi. L'uomo lo conosce e lo coltiva da tanto tempo perché ha scoperto tutte le sue proprietà. Infatti l'aglio, oltre a dare molto sapore in cucina, ci serve anche per la salute. È molto utile anche per la salute dell'orto, lo possiamo utilizzare per combattere e prevenire tante malattie e anche per scacciare diversi parassiti. È una pianta perenne, ma in genere la coltiviamo come pianta annuale. Su questo tra l'altro abbiamo fatto tanti video su come coltivare l'aglio. Vediamo questi metodi alternativi di coltivazione per mettere aglio ovunque. L'aglio si può coltivare anche in vaso, l'importante è che il vaso sia abbastanza profondo e che si possa mettere in una posizione ben esposta al sole, perché l'aglio ama appunto prendere il sole. Tutti possiamo coltivare l'aglio anche se non abbiamo la terra, basta prendere appunto un vaso abbastanza capiente e profondo, perché le radici devono svilupparsi in basso, mettere uno strato di argilla espansa, qualcosa che non faccia creare dei ristagni idrici, mettiamo il nostro terriccio che può essere composto da terra e compost come ho fatto io, ma potete prendere anche della fibra di cocco con dell'humus di lombrico per esempio. E creato il vostro letto, mettete le teste d'aglio, entro pochi giorni annaffiate e sicuramente nasceranno i nuovi agli. Una cosa importante per l'aglio è che non ci sia un ristagno d'acqua alla base, quindi che le radici non rimangano in acqua. Quindi se potete non mettete proprio il sottovaso, altrimenti fate in modo che rimanga sempre vuoto. Anche quando andate ad annaffiare non lasciate che si accumuli acqua in fondo. Lo spicchio d'aglio si semina sempre con la punta all'insù e mi raccomando niente ristagni idrici. Possiamo utilizzare l'aglio per fare delle bordure, lo possiamo per esempio mettere anche nel nostro giardino, lungo le aiuole. Ha varie funzioni di difesa, difende le altre piante dai parassiti, tiene lontane le formiche ed ha anche una bella funzione decorativa. Io adesso me lo metto lungo la siepe. Piantare l'aglio è semplice, basta fare una buchetta in questo caso. Questo tra l'altro è aglio rosso, quindi fa anche delle fioriture. Posso decidere se lasciare i fiori o se mettermeli in padella. Sto mettendo un bulbo, ogni bulbo ha una distanza di 10 cm circa, che è un po' la stessa distanza con cui si mette nelle aiuole coltivate, insomma per lasciargli un bello spazio. Certo, se lo andate a mettere un po' in giro per l'orto o per il giardino, probabilmente vi dimenticherete dove avete messo tutti gli spicchi e l'aglio tornerà ad essere una pianta perenne, ovvero la testa d'aglio rimarrà lì e l'autunno prossimo vi troverete una piantina per ogni spicchio. Terzo metodo alternativo di coltivazione dell'aglio è all'interno di una linea di agricoltura sintropica o intorno ad una gilda. In questo caso l'aglio viene utilizzato con la funzione di placenta, ovvero una pianta erbacea che va a nutrire il terreno, a coprire tutta la superficie e quindi a arricchire il suolo con i suoi esudati. L'aglio è una pianta particolarmente rustica che ha poco bisogno d'acqua, in genere si annaffia perché si vogliono fare dei bulbi belli grandi, ma se non c'è pioggia e noi non l'annaffiamo comunque l'aglio cresce bene e quindi è adatto anche in quei sistemi dove non è previsto che ci sia irrigazione, che ci sia acqua, anzi è d'aiuto a tutto il sistema. Per questo che lo si utilizza tanto nella sintropica, proprio nelle prime fasi di sviluppo. In questa parte della nostra aiuola l'avevamo seminato l'anno scorso, poi in estate ne abbiamo raccolto un po', altro è rimasto dentro e vedete cosa è successo? Da solo è rispuntato. Vedi quante piantine d'aglio? 1, 2, 3, 4 e 5. Poi ce lo mangiamo questo aglietto fresco. Allora, ecco i nostri aglietti. Qui ci sono le belle radici bianche, vedete? Belle radici, adesso un po' le rovino con la terra. Ognuno degli spicchi dell'anno scorso ha dato vita ad una nuova piantina. Lo posso anche trasferire da un'altra parte. Qualche piantina la rimetto dentro.
Sul tema dell'agricoltura sintropica trovate un sacco di video di approfondimento dove vedete che seminiamo sempre aglio. Queste foglioline di aglietto fresco si possono anche mangiare così, si possono inserire per esempio tritate fine fine in un'insalata oppure inserirle in un pesto. Nell'agricoltura sintropica l'aglio è molto utilizzato e valorizzato perché ha tanti vantaggi. Come tutte le piante ha la caratteristica di cooperare con gli altri esseri vicini piuttosto che di competere, e quindi le sue radici vanno a distribuire i nutrienti ai microrganismi che ci sono per esempio nel suolo. Questa moltiplicazione della vita arricchisce tutto il sistema e ne beneficiano tutte le piante. Siamo abituati a seminare l'aglio direttamente a terra, ma abbiamo un'altra possibilità: possiamo utilizzare delle vaschette come si fa per tante altre piantine, da tenere per un po' in semenzaio. Metteremo il nostro terriccio in ciascun alveolo, metteremo lo spicchio e quando avremo una piantina di qualche centimetro potremo trasferirla a terra. Questo metodo è consigliato quando si vive in zone dove la coltivazione invernale è un po' difficile o quando non siamo riusciti a seminare in ottobre o novembre e siamo arrivati a gennaio e magari la terra è gelata o addirittura coperta dalla neve, quindi non possiamo intervenire. Possiamo anticipare la coltivazione attraverso il semenzaio. Ci sono ancora dei dubbi su quando sia il periodo migliore per seminare l'aglio. Naturalmente una regola uguale per tutti non c'è e dobbiamo adattarci al nostro contesto. L'aglio in teoria si può seminare fino a marzo, in questo caso però c'è il rischio che poi l'arrivo del caldo faccia accelerare lo sviluppo della pianta e quindi non avremo più il classico aglio diviso in bulbilli, ma avremo praticamente un grande bulbillo intero perché non si sono creati gli spicchi. L'aglio può diventare il protagonista di composizioni decorative che si possono fare anche con dei materiali di riciclo. Io per esempio qui ho una bottiglia, un cilindro, ci serve una forma del genere che posso trasformare in una coltivazione di piantine d'aglio. Vi faccio vedere come. Sfruttiamo la grande capacità dello spicchio di germinare facilmente, quindi andremo ad inserire i nostri spicchi nella superficie che creeremo e i vari spicchi poi cominceranno a far uscire il loro germoglio che salirà verso l'alto, quindi avremo questa composizione con tante belle piantine verdi. In questo caso magari non arriveranno a maturazione perché non hanno abbastanza spazio, ma potremo utilizzare appunto il germoglio mano a mano che ci serve in cucina. Per la nostra salute l'aglio ha proprietà antivirali, antibatteriche, antifungine, antiparassitarie, ci aiuta contro tutte le infezioni. Se avete mal di gola provate prima di tutto a mangiare un pezzettino d'aglio che potrebbe già risolvere la cosa e comunque serve contro tante infezioni. Queste sue proprietà si esplicano anche nell'orto e quindi lui ci difende proprio dalle malattie fungine, dai parassiti anche sulle piante dell'orto. Lo possiamo utilizzare facendo dei trattamenti da spruzzare per esempio sulle piante, ma lo possiamo utilizzare anche così, cioè vivo, mettendo piantine d'aglio vicino ad altre piante. Per esempio l'aglio aiuta le barbabietole, i pomodori, le carote e possiamo utilizzarlo anche contro diversi parassiti, da solo ma in genere anche insieme ad altri ingredienti come per esempio il peperoncino, no? Aglio e peperoncino sono un ottimo deterrente contro vari insetti come gli afidi. Io vi dico però una ricetta diversa che ho imparato in un libro. La ricetta semplice l'ho presa nel libro di Johann Gies. Servono 10 grammi di aglio, 5 grammi di erba cipollina e 1 litro di acqua bollente. Si crea una pasta con la parte vegetale, si mette in infusione in questa acqua, poi alla fine si cola e con uno spruzzino andiamo a distribuire il nostro preparato sulle piante. A cosa ci serve? Contro tante malattie fungine come l'oidio, la peronospora, la ruggine e anche per respingere insetti come il ragnetto rosso o gli afidi. Quindi l'aglio è un amico di tante piante, lo possiamo utilizzare in consociazione in tante situazioni diverse. Lo possiamo mettere nell'orto, vicino agli ortaggi, appunto intorno anche alle nostre piante decorative. Ed è utile anche intorno agli alberi da frutto, si possono creare delle vere e proprie corone di aglio intorno. L'aglio in questo caso avrà anche la funzione di contenere le erbe spontanee perché andrà ad occupare il loro posto e poi nel momento in cui mancherà l'acqua l'aglio smetterà di succhiare acqua perché poi sappiamo
sappiamo che è una pianta che in estate va a seccarsi, completa il suo ciclo vitale. Sia che abbiate un bell'orto, un piccolo giardino, un balcone o semplicemente una bottiglia da riciclare, dovete e potete coltivare l'aglio. Quindi buon aglio a tutti, ci fa bene alle nostre piante, arricchiamo la nostra vita di aglio. Ah, una cosa importante, l'aglio si usa anche per combattere la litosi. Non ci credete? È vero, andate a controllare. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Un bel like, mi raccomando. Ciao! Che insieme siamo couscous, che l'agrario dice il vero.